Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy. Un'armatura, anzi un cyborg alto circa 62 cm in scala 1 a 3, edizione De Agostini, ma in questo caso vado a montare la terza parte delle 10 previste della base premium. Vi ricordo, questo è il punto in cui ero arrivato con i montaggi precedenti. Ecco qui. Allora, stavo guardando che nella costruzione di Iron Man la base premium è tutta in metallo sopra e in plastica sotto. Questa hanno fatto il contrario. Hanno messo solo questa parte in metallo, tutto il resto è plastica e sotto è tutto metallo. Vedremo alla fine, comunque, secondo me sarà certamente bella. Allora, troviamo questa parte che è tutta in metallo, ce ne saranno 8 perché è un ottagono. Questa è in plastica, che è il pannello laterale. Questo è il telaio interno del pannello laterale. 2 serie di viti. Questa da avvitare nel metallo, e io mi sono già andato a creare il filetto nel punto poi in cui andrà, nel quale andrà messa. Eccola qui. Questa è la vite EM. Poi abbiamo del biadesivo che ci consentirà di tenere in posizione corretta le 2 strisce biadesive che abbiamo a LED. Eccole qui. Iniziamo con il pannello laterale. Prendiamo questo e lo mettiamo così. Sì, la posizione è corretta così, però perché ho messo le viti lì un attimo. Ecco, mi chiedevo come mai io avessi messo le viti qua e mi sono ricordato perché è il primo che monto come pannello, perché poi andrà avvitato qui sulla plastica bianca. Quindi prendiamo 6 viti EPI e le avvito qua e ci vediamo dopo. Ho montato questo, adesso vado a fissarmelo qui. Così. Cosa sto facendo? Così. Perfetto. A mio parere dovevano continuare a fare questi laterali in metallo invece di fare tutte queste strutture di rinforzo, per andare poi a risparmiare che cosa? Hanno fatto quella di Iron Man così bella? Scusate ragazzi se non vedete bene, ma non ho altro modo. Devo avvitare. Poi vi faccio vedere.
sto semplicemente mettendo le due viti EP qui. Beh, la distanza dovrebbe essere questa, una volta messa una l'altra dovrebbe automaticamente entrare nel foro, ma così non è. Vediamolo da sopra se vedo qualcosa. Così. Non ancora. Va bene. Vado a allentare. È già lenta questa, però la vado quasi a svitare a questo punto. Ok, vediamo da sopra com'è. È molto bello. Stringiamo tutto. Sono contento che almeno per adesso le parti combaciano perfettamente. Qua bisogna fare attenzione a non stringere né troppo poco ma neanche troppo, perché questa è plastica e si danneggia. Vediamo di qua. Guardate che bello. Molto bello, mi piace. Bene, a questo punto prendiamo questa qua e mettiamoci le strisce adesive. Posso stare più in qua. Così. Metto l'altra. Io col mio gatto devo avere 1000 occhi. Questo in un attimo mi distrugge tutto, eh.
Devo stare anche un po' più in qua, così. Non le hanno fatte precise da una parte all'altra, allora le devo distribuire io in egual misura. Ecco qui. Tra l'altro le hanno fatte più larghe della parte dove bisogna andarle ad inserire, quindi si accavalla sul bordino, come avete visto. Speriamo che almeno la striscia LED sia più piccola dello spazio, altrimenti siamo, siamo a posto. Bene, adesso con il filo da questa parte, possibilmente senza mettere le mani sui LED, io non lo so se, adesso vediamo, ma non lo so se entra all'interno, è questo. Vediamo, paura di no. Un attimo che prendo qualcosa per premere senza toccare i LED. Questo dovrebbe andare bene. Adesso mettiamo il filo un po' ordinato. Non bisogna avere fretta, i lavori vanno fatti bene, mi raccomando. Direi che così va bene. Ok. Così è ancora meglio. Bene, adesso devo andare a inserire questo qui, quindi giriamo questo pezzo. Ecco qua. Slito la vite M. Oh,
Che sciocco, vabbè, poco male, dai. Metto pausa. Questo qui va messo qui. Poi ce ne sarà un identico che andrà messo da questa parte, però l'ho visto al contrario e l'ho messo da questa parte, invece che dall'altra. Eccoci di nuovo insieme. Questo lo mettiamo così. Slitiamo anche questa copertura perché dobbiamo andare a inserire il cavo C nella scheda elettronica. Perfetto. Lo facciamo quindi passare da qua sotto. E lo faccio passare anche qua in mezzo per non andare a interferire sopra il filo qua, sopra il LED, vedete? Vediamo se ce la faccio, se arriva lo stesso così oppure no. Sì, io direi che va bene così. Lo metto proprio così. Adesso inserisco la struttura sotto di rinforzo nel collarino, così, e comincio a mettere le viti e P. Vi ricordate, le puntiamo solo, poi le stringiamo alla fine, ok? E abbiamo poi finito anche questo montaggio. Mettiamo la vite EM. Così. Perfetto. Prima di stringere mi accerto che sotto il collarino sia completamente intorno, e lo è, ai perni, quindi posso stringere in sicurezza. Bene. Mi manca ancora una vite. Perfetto. Adesso devo soltanto andare ad attaccare il cavo C se arriviamo, altrimenti faccio fare un altro giro, ma sembra proprio di sì, qui nella scheda elettronica. Vediamo se lo faccio passare così, perché se lo lascio libero il filo poi si vede in trasparenza davanti ai LED, invece così facendo no. Ecco, così è sicuramente meglio, così va bene. Adesso vi faccio vedere dove l'ho fatto passare. Ok, oltre all'alimentazione ho inserito anche il C nella corrispondente, ovviamente, lettera C. E qui dove ve l'ho fatto passare, guardate, in questa maniera, perché qui abbiamo i LED.
Se lo facevo passare qui come ci dicono loro, mi sarebbe andato in mezzo alla luce e quando accendete lo vedete in trasparenza, vedete una parte nera, una zona d'ombra, e non è bello, ve lo garantisco. Qua vado semplicemente a posizionarmi questo, così. Non vado neanche a vedere qual è la posizione corretta, se così così, perché lo metto solo per evitare che mi si possa danneggiare il filo, quello che alimenta poi la scheda, grazie al pacco batterie, vedete? Ecco qua. E voilà! Il primo pezzo laterale l'abbiamo messo, poi andrò a misurarla, ma penso che almeno un 50 cm sarà. No, la devo misurare subito, un attimo. Anche se a me sembra più piccola, quella di Iron è molto più grande, ma vediamo. Al centro abbiamo 20 cm, quindi è 40 cm contro i 52 di quella di Iron Man. Sì, è sempre una bella base, ma quella di Iron Man non c'è paragone, è bellissima. È veramente gigante e si sposa benissimo con l'armatura. Se consideriamo che questo è 2 cm più grande, non lo so, si sarebbe potuto fare uguale, a meno che non abbiano fatto in scala anche la base di Iron Man, cioè che nella realtà, o meglio, sempre nella fantascienza, ma nella realtà del film, questa possa essere larga 1,50 m, quindi 3 volte di più di questa. Va bene, l'altezza quant'è? A questo punto ho visto quello, 6,5 cm. Io vi ringrazio del vostro tempo, ragazzi carissimi, vi saluto, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ci vediamo al prossimo video, ciao!